This is a fantasy based on reality. È con questa frase che il progetto Final Fantasy XV, il Fu vs 13, viene spesso ricordato. Molte volte l'espressione viene usata per muovere critiche, visto che, a causa di alcune lacune narrative ed elementi poco chiari, Final Fantasy XV si appoggia alla sospensione dell'incredulità tanto quanto e persino più di una classica storia fantastica. Eppure, l'idea che Final Fantasy XV non sia più basato sulla realtà non è del tutto corretta. Il connubio tra magico e reale è presente, a volte poco equilibrato, ma non è venuto meno nel corso degli anni di sviluppo e dei cambi di direzione del progetto. La cosa di questo gioco che più di ogni altra mi ha colpita è la sua gestione delle zone grigie, in cui la narrazione lascia molto spazio all'interpretazione e al punto di vista personale. La distinzione fra bene e male, fra giusto e sbagliato, è ovviamente presente, ma non in modo netto o assoluto, come si potrebbe credere nel caso si vive il gioco senza troppa attenzione. Questo primo video dedicato alla lore di Final Fantasy XV porrà le basi delle speculazioni future, soprattutto per gli argomenti dell'episodio successivo, dedicato alla magia del mondo di Eos. Oggi qui vorrei presentare diversi spunti di riflessione sulle due entità fondamentali per la storia del gioco, i Siderei e i demoni. Si tratta di creature fantastiche, a loro modo tradizionali, facilmente associabili al concetto di luce e oscurità già accennato a inizio video, ma che appunto, a un secondo sguardo, potrebbero non differire così tanto le une dalle altre. Metto subito in chiaro una cosa, non penso che Siderei e demoni siano nomi diversi per chiamare le stesse entità. Il prossimo video infatti metterà in evidenza le fondamentali differenze fra di esse. Eppure, forse, hanno in comune più di quanto si possa pensare. La ragione la discuteremo in futuro, insieme al funzionamento della magia di Eos e del cristallo. Come spesso accade nel caso di speculazioni così spinte, avremo tanti indizi ed elementi da analizzare, ma nessuna reale prova o dimostrazione. Vi chiedo di pazientare e seguire passo dopo passo questo e i prossimi video, così che io possa mostrarvi la mia visione d'insieme in modo esaustivo, completo, senza creare confusione. La consunzione fisica. Anche se in maniera diversa, tanto la piaga quanto l'uso della magia portano a una degenerazione fisica. La piaga delle stelle indebolisce il corpo del malato, per corromperlo nel fisico e nel comportamento, fino a renderlo un essere irriconoscibile. In modo parallelo, vediamo Regis invecchiare precocemente a causa delle mura magiche erette da suo padre e da lui mantenute per la protezione d'Insomnia. Stesso dicasi per gli Angoni e per il prescelto Noctis. Tanto il principe quanto i guerrieri del re bruciano quando utilizzano la magia o l'anello, e conosciamo tutti il terribile destino di Nyx e Ignis dopo aver attinto una quantità eccessiva di quel potere. Potremmo pensare che la consunzione è esclusiva responsabilità dell'anello e che solo questo tipo di magia da battaglia danneggi l'utilizzatore, ma non è così. Sappiamo bene che Lunafreya sente le forze mancarle sempre più, nonostante la giovanissima età, a causa della sua missione e dovere di oracolo. La fanciulla si dedica senza risparmiarsi alla cura dei malati, e tanto questo compito quanto il forgiare i patti con i Sei la porta al limite fisico di sopportazione. È probabile che, ancor più della pugnalata di Ardyn, sia stato l'estremo sforzo di proteggere Noctis a farle perdere la vita durante gli eventi di Altissia. Quindi anche un tipo di magia positivo, pacifico, naturale, come quella dell'oracolo, porta l'utilizzatore a soffrire e, molto probabilmente, può causarne morte prematura. I messaggeri degli dei. Si tratta di entità misteriose, di cui si sa poco o nulla.
Il termine originale giapponese è tenshi, ovvero angelo, ma entrambe le traduzioni, angelo e messaggero, possono essere considerate corrette, dato che spesso le religioni del nostro mondo affiancano le figure angeliche a quelle di ambasciatori tra l'uomo e il divino. Il termine angelo è anche usato nell'ebraico biblico malach, sempre con il significato di inviato e messaggero. In Final Fantasy XV i messaggeri sono il tramite fra esseri umani e divinità, che non comunicano con i mortali, con la rara eccezione dell'oracolo, e affidano quindi il compito a quest'ultimo e agli stessi messaggeri. Nel gioco abbiamo modo di vedere solo 3 dei 24 messaggeri, dato che gli altri sono probabilmente rimasti uccisi in passato dal demone Nalfgaard. Avremo modo in futuro di approfondire l'argomento. Quello che conta adesso sono i dati confermati a nostra disposizione. Il loro corpo ha di sicuro una componente fisica, dato che possono soffrire, provare emozioni, ferirsi e addirittura morire. Sono anche in grado di apparire e sparire in pochi istanti e di viaggiare rapidamente da un luogo all'altro. Non sappiamo quanto si estenda e si diversifichi il potere dei vari messaggeri, né la loro effettiva origine, se non che si tratta di entità nate successivamente agli dei e probabilmente da loro create. Nella cosmogonia, Gentiana, Umbra e Prina sono rappresentati con ali piumate, ed è quindi probabile che anche gli altri esseri di luce mostrati nella raffigurazione della Guerra dei Tempi siano i rimanenti messaggeri ormai scomparsi. Nonostante le dimensioni e l'aspetto fantasy, le loro forme ricordano senza dubbio quelle di creature realmente esistenti, come esseri umani, leoni e serpenti. Non credo sia troppo azzardato pensare che gli dei li abbiano creati proprio partendo da queste creature, mutandole magicamente in altro. Volendo essere pignoli, i messaggeri hanno un aspetto più realistico di moltissimi demoni, che sappiamo per certo essere mutazioni da esseri umani infetti. Per cui l'ipotesi che le 24 creature siano frutto di una trasformazione magica a opera dei 6 non è poi così folle. Infine abbiamo Gentiana, il messaggero posseduto da Shiva. Grazie al corpo della donna in nero, la divinità può manifestarsi, comunicare la propria volontà all'oracolo e aiutare Noctis durante le battaglie. Nonostante le abissali differenze, non si possono ignorare alcuni punti in comune tra messaggeri e demoni. La presenza di emozioni della sfera umana, la natura mortale, la capacità di materializzare e smaterializzare il proprio corpo, l'origine derivata probabilmente da una mutazione da creature preesistenti, il fattore possessione, grazie al quale una divinità può prendere il controllo del corpo ospite. Tutto questo non sovrappone certo gli angeli alle vittime del plasmodio, ma molte delle caratteristiche che ho appena elencato ricordano, e non poco, elementi tipici dei demoni. La luce del giorno. Questo punto è davvero fumoso, ma ho trovato abbastanza coincidenze per renderlo meritevole di essere almeno menzionato. Sappiamo che i demoni non possono manifestarsi sotto una diretta luce solare, che distruggerebbe la loro struttura cellulare. Tuttavia, se escludiamo le vocazioni attivabili durante i normali combattimenti, in cui l'apparizione divina è strettamente legata a una meccanica di gameplay, nemmeno tanto utile e frequente, notiamo che nel corso della storia di Final Fantasy XV non abbiamo mai visto né i 6 né i grandi re apparire in pieno giorno. I Rulers of Yore si manifestano nel mondo materiale, quindi fuori dalla dimensione dell'anello, nel Teler Dawn, in cui è presente un cielo grigio e carico di pioggia, per sparire all'arrivo dell'alba. In Comrades, The Oracle appare durante la notte per parlare al glaive protagonista. Li vediamo infine nelle ultime scene del gioco, dove il mondo è già stato inghiottito dalle tenebre. Persino la sfida contro di loro, aggiunta dal DLC Royal Pack e in cui per la prima volta si mostrano in maniera nitida, si svolge in una dimensione diversa da quella materiale. We will grant you our light, but know it will set when the sun rises, and the price for it will be your life. Durante Kingsglaive i re precisano che il potere dell'anello concesso a Nyx sarebbe svanito all'alba. Si tratta di una coincidenza, di un cliché fiabesco, o non sarebbe realmente potuto durare dopo che il sole fosse sorto? Lo stesso Ignis, nel DLC a lui dedicato, ottiene temporaneamente i poteri dell'anello solo dopo il calare del sole e con condizioni meteo di pioggia.
Persino nella timeline non canonica, nel momento in cui utilizza l'anello, la capitale dell'impero mostra un cielo stellato. E a proposito di artefatti magici, molte delle rovine magitecnologiche esplorabili dal giocatore risultano attive e accessibili solo durante le ore notturne, per quanto forse questo si debba ricondurre ad altre cause di cui discuteremo in futuro. Le evocazioni obbligatorie per la trama non avvengono mai in piena luce del sole. Ramuh soccorre i protagonisti durante un'infiltrazione notturna in un avamposto imperiale. Titan arriva a proteggere l'altare di Altissia durante una forte tempesta scatenata da Leviathan. Leviathan stessa si manifesta in aiuto di Noctis quando Tenebre e il palazzo Fenestala sono ormai perduti tra fiamme, demoni e nubi di miasma. Infine abbiamo Ifrit, Shiva e Bahamut, che si mostrano al giocatore in un mondo ormai privo di luce. Che quindi anche le divinità e i grandi re, come i demoni, risultino per qualche ragione indeboliti dalla luce del sole? È questo il motivo per cui i sei appaiono di rado e solo per un breve intervallo di tempo? Come già detto, si tratta di un argomento di discussione molto inconsistente, ma sono convinta che andasse menzionato per completezza. L'aspetto. I Rulers of Yore avranno il loro spazio di analisi nel futuro della serie. Per adesso mi limito a citarne l'estetica come ulteriore punto di riflessione sull'argomento di questo video. Antichi membri della famiglia dei Lucis Caelum, i Grandi Re sono una forma ascesa di uomini e donne ormai defunti, che per varie ragioni si sono distinti grazie al loro operato. Le loro armi regali posseggono un incredibile potere, soprattutto contro i demoni, che combinato con quello dell'anello e del cristallo riesce a superare persino quello degli dei. Entità di luce, quindi avverse alla corruzione dell'oscurità e della piaga. Eppure il loro design mi ha subito ricordato lo stile biotecnologico, alieno ed estremamente inquietante di Hans Rudolf Giger. Per quanto antropomorfe, le loro armature mostrano proporzioni alterate, soprattutto nella dimensione della testa e la forma del busto. Molti dei loro elmi hanno persino più feritoie per gli occhi, proprio come quello di Gilgamesh. Ma a differenza di questo, quelli dei re sono tutti illuminati, come se l'occupante non avesse più forma umana e la strana foggia dell'elmo non fosse solo decorativa, ma anche funzionale. Inoltre, l'aspetto di alcuni fra essi pare ispirato da altre celebri e poco umane creature della saga di Final Fantasy. Nello specifico, The Fierce ricorda Leone Yojimbo di Final Fantasy X, mentre The Rogue richiama fortemente il demone Halicarnassus di Final Fantasy V. Anche gli altri re e regine risultano una commistione fra figure angeliche con lunghi drappi e ali piumate e figure demoniache con armature coperte di punte e corna. Gli stessi siderei, dopo tutto, hanno spesso lunghe unghie appuntite, protuberanze simili a corni, orecchie allungate, denti affilati e altri elementi che non li rendono poi così esteticamente diversi da Melusin e Chardanuk o da un qualunque Ronin o Hobgoblin. Il design di Final Fantasy XV è forse la componente più curata dell'intero gioco e trovo impossibile che i re e le divinità siano stati realizzati solo per caso con un aspetto poco rassicurante e caratteristiche così simili a quelle delle loro controparti demoniache. Manifestazioni. Il cristallo incatenato nella fortezza Zegnautus trasuda un fluido denso e luminoso dai fori causati dai picchetti, come se fosse a suo modo un'entità vivente. Si tratta sicuramente di qualcosa di diverso, ma è innegabile che quella sostanza ricordi il liquido nero, talvolta illuminato da una luce violacea, che fuoriesce da un corpo corrotto dalla piaga. Ci sono altri due elementi diversi tra loro, ma che condividono delle caratteristiche estetiche. Per cominciare, la sospensione di cristalli e particelle di luce che si materializza nell'aria nel momento in cui è possibile evocare una divinità, quindi in presenza di una forte concentrazione magica, ricorda il miasma fuliginoso e fotofilo rilasciato dai Nidus durante gli anni di oscurità e presente nei luoghi con alta concentrazione di plasmodio. L'altra interessante similitudine si può notare tra l'aspetto del ceppo di Plasmodium Malaria mutato e la struttura a catena che tendono ad assumere alcune particelle di luce del cristallo e le misteriose libellule luminose all'interno delle rovine di Pitios. Nel mondo di Eos ci sono quindi elementi completamente slegati
ma accomunati da forme, da strutture che si ripetono, anche in luoghi e contesti completamente diversi. Per quale ragione? Si tratta di asset riutilizzati dagli sviluppatori o c'è dell'altro? Vedrete che il termine struttura acquisirà sempre più importanza man mano che questi video procederanno. La magia. Come già detto, è improbabile che gli elementi fino ad ora messi a paragone abbiano la stessa origine, vista la loro natura, i comportamenti e le conseguenze praticamente opposte sul pianeta e le sue forme di vita. È semmai probabile il contrario, che quindi sia un loro elemento comune, ovvero la magia, ad aver portato cose tanto diverse a somigliarsi. Infatti, esattamente come i Siderei, i Messaggeri, l'Oracolo e i Lusiscaelum, anche i demoni, esseri umani corrotti dalla piaga, fanno parte delle poche creature in grado di usare vera e propria magia, per motivi che discuterò nel prossimo video. L'uso di veleno, fuoco, elettricità e getti d'acqua da parte della fauna di Eos viene sempre descritto dal bestiario con spiegazioni based on reality. Unica eccezione, praticamente ingiustificabile se non definendola semplicemente magia, è l'incredibile controllo del ghiaccio del re Behemoth, il quale è, non a caso, una mutazione improvvisa e molto rara, indotta da una causa non conosciuta. Le mutazioni. Si è già discusso di come la piaga delle stelle distorca l'aspetto e la psiche dell'essere infetto, fino a renderlo irriconoscibile. Abbiamo il già citato re Behemoth, la cui trasformazione è probabilmente legata alla piaga, visto il luogo e il momento cronologico in cui appare durante la storia, così come tutti gli animali mutati e divenuti aggressivi e pericolosi in Comrades, oltre ovviamente ai demoni nati da gente malata o volontariamente infettata dagli scienziati di Niflheim. Vi è però un altro caso, completamente slegato dal plasmodio, che dovrebbe far riflettere. Il Jabberwock. Secondo il bestiario in-game, il Jabberwock è un vero e proprio fossile vivente, risultato dell'evoluzione di un piccolo rettile che abitava la superficie. La maestosa creatura che i giocatori incontrano e sconfiggono per ottenere un'arma ancestrale è però rimasta confinata, probabilmente incastrata, all'interno di Costlemark Tower, per la precisione all'interno di quella che sembra essere la sala macchine della struttura. Le grosse dimensioni del rettile non rendono possibile un suo accesso da adulto a quel livello della torre. Va anche considerato che, non potendo essersi nutrito una volta imprigionato, la sua sopravvivenza e mutazione devono essere dipesi dall'assorbimento della magitecnologia dell'antica rovina e, perché no, della stessa arma regale da lui ingerita. I cristalli sulle sue protoali potrebbero essere un ulteriore indizio sulla causa della sua trasformazione e su come la creatura sia non solo sopravvissuta, ma anche divenuta più forte. Anche i Jabberwock incontrati nella missione di Comrades sono vicini a una tomba reale, altro luogo misterioso in cui è senza dubbio presente una forte componente magica. Non si può quindi escludere che l'esposizione prolungata alla magitecnologia antica utilizzata da Solheim e quindi slegata dall'uso e abuso di demoni possa trasformare, mutare un essere vivente, proprio come fa la piaga con persone e animali. L'Exotute Magitech. L'armatura indossata dal generale Glauca in Kingsglaive è alimentata dalla magitecnologia dell'impero di Niflheim, che usa i demoni come carburante. Eppure si tratta di un modello chiaramente ispirato all'Exotute originali, se non addirittura una versione recuperata dall'impero durante una missione di scavo e ricerca simile a quella di Staleif Groove, poi convertita in laboratorio. Le armature ottenute da Noctis e compagni e riattivate da Sid sono senza dubbio magitecnologia di Solheim e per ovvi motivi non sono alimentate a demoni. Niflheim ha quindi modificato, forse potenziato, il sistema di alimentazione del modello di Exotuta di Solheim, ma partendo dalla stessa base di equipaggiamento messa a disposizione nel gioco di Noctis e i suoi amici. Il fatto che quindi le due versioni ripristinate partano dallo stesso modello di Exotuta dovrebbe far riflettere su come forse la magia buona e la magia cattiva non siano tanto differenti. La nomenclatura. In Final Fantasy XV i parassiti del plasmodio sono batteri protozoi malarici, mutati magicamente per ragioni ufficialmente sconosciute. Inoltre, sappiamo che il nome originale dei Siderei, rivelato durante l'Active Time Report del settembre 2015, utilizzato anche nelle interviste ufficiali per i primi mesi del 2016,
e poi rimasto solo come suffisso per Titan, era Archaeans. Il termine potrebbe nascere come riferimento agli Achaeans, abitanti di Achaea, dell'antica Grecia, ritenuti dalla mitologia classica i figli di Acheus, che Omero chiama padre di tutti i greci. Esiste però un'altra possibile derivazione del nome, più fedele a quella usata inizialmente in Final Fantasy XV e che ritengo molto più interessante. Gli Archaea o Archaebacteria sono batteri procarioti, presenti nel plankton e ritenuti dagli studiosi una, se non la, forma di vita più antica conosciuta dalla scienza moderna. Sono creature estremamente adattive, proprio come il plasmodio di Final Fantasy XV, che infatti è mutato per adattarsi, e possono vivere in ambienti inospitali per qualunque altra forma di vita, come sorgenti termali e laghi estremamente salati. In un contesto fantasy non si può escludere che la loro adattabilità li abbia portati a mutare e legarsi agli elementi del mondo, come il fuoco, l'acqua e l'elettricità, evolvendo in creature incredibilmente potenti. Anche se poi modificato in Astrals, sarebbe molto interessante se l'originale nome degli dei fosse quindi quello di organismi monocellulari, proprio come quelli che compongono la piaga delle stelle. Le origini. Al momento non è ancora chiara l'origine della piaga delle stelle. La responsabilità viene generalmente attribuita a Ifrit, ma questo credo sia più dovuto al suo aver tradito e quindi aver portato morte, guerra e in qualche modo squilibrio nel mondo. Non ci sono prove o testi che affermino che sia stato Ifrit a generare la piaga, e anche il fatto che lui stesso ne rimanga corrotto secoli dopo a causa di Ardyn fa pensare che non ne fosse immune, quindi men che meno il creatore. L'unica localizzazione a fornire informazioni sull'origine della piaga è quella tedesca, in cui Ardyn in un dialogo associa l'arrivo della malattia con quello della meteora. L'idea non è del tutto strampalata, dato che il corpo di Titan è in effetti coperto di fluido nero quando lo si incontra nella faglia di Kotes, e questa sostanza è completamente assente in ogni sua altra apparizione. Potremmo persino azzardarci a pensare che la sua incapacità di comunicare con Noctis, a differenza degli altri dei, possa essere stata causata da questa interferenza, da questa parziale corruzione della divinità, ormai ricoperta da secoli e secoli dal plasmodio della meteora. È risaputo che spesso i corpi celesti vaganti portino con sé ghiaccio o vari elementi raccolti durante i loro viaggi spaziali. Quindi una meteora proveniente dallo spazio, magari evocata da Ifrit durante la Guerra dei Tempi come versione based on reality del suo attacco Meteor Strike, avrebbe potuto contenere forme elementari di vita aliena al suo interno. Come se non bastasse, le meteore vengono comunemente chiamate stelle cadenti, per cui il nome piaga delle stelle potrebbe anche riferirsi alla provenienza della malattia e non a una piaga che affligge i pianeti, chiamati romanticamente stelle. La superficie di Eos è cosparsa da crateri, faglie e canyon, ma non c'è dato sapere quali siano dovuti a impatti con corpi celesti e quali invece conseguenza della terribile guerra combattuta contro Ifrit. Non si può però escludere a priori che una di queste strutture rocciose sia stata il punto di impatto e di contatto dei Siderei con Eos. Magari si tratta della stessa Angelgard, la cui superficie è coperta da molte formazioni che sembrano essere cristallo o roccia vetrificata, fenomeno associabile ad alte temperature, magari dovute all'attrito dell'aria? Anche la forma dell'isola ricorda in parte la coda di Meteor. Angelgard potrebbe quindi essere un'isola su cui migliaia e migliaia di anni fa è caduto un corpo celeste con all'interno quelli che sarebbero diventati i Siderei di lì a poco. E vista la loro origine, il loro nome legato al cielo acquisterebbe ancora più senso. Potrebbe essere questa la ragione per cui Angelgard è considerata inviolabile e sacra, legata al culto degli dei e alla famiglia reale. Esistono situazioni simili anche nel nostro mondo, basti pensare al valore rituale e religioso che posseggono la pietra nera di Maometto o il pugnale di Tutankhamon. Ma quindi, ipotizzando che la piaga derivi da Meteor e che gli Astral, gli Archaeans, abbiano un nome identico a quello dei già citati batteri a origine della vita, è plausibile credere che anche questi, come la piaga, siano giunti su Eos dal cielo migliaia e migliaia di anni prima degli eventi di Final Fantasy XV e che, giunti a contatto con il mondo e soprattutto con il cristallo, siano evoluti in entità dai poteri definibili divini?
che in un remotissimo passato questi esseri primordiali e incredibilmente adattivi, ottenuto un'incredibile forma di energia dal pianeta, abbiano quindi legato la propria natura agli elementi naturali e assunto la forma, l'immagine e somiglianza degli esseri più evoluti sul pianeta per stabilire con essi una forma di mutualismo? Che siano quindi stati gli uomini a creare gli dei e non il contrario? E che quindi Siderei e demoni, creature all'apparenza del tutto opposte, non siano poi così diverse come finora da noi pensato? Che si tratti di forme di vita elementari dall'origine assai simile, che una volta entrate in contatto con il mondo di Eos sono riuscite a trasformare la loro struttura e adattarsi fino a diventare ciò che sono, per dare inizio a un'eterna lotta per la supremazia sul pianeta in cui l'umanità, almeno per una volta, riveste un ruolo fondamentale? Come già detto a inizio video, si tratta di un discorso molto fumoso e basato quasi del tutto su speculazioni. Quel che è certo è che, a prescindere dalle loro origini e similitudini, divinità e demoni sono anche entità con caratteristiche diametralmente opposte fra loro, ma che sono da sempre accomunate da qualcosa di unico e davvero speciale che tratterò nel prossimo video: la magia del mondo di Eos.